Buongiorno amici del canale. Questo mobiletto, che sarebbe una vecchia toilette, è il primo di una serie che io e Franco faremo per un bel centro estetico. Apprezzo molto le scelte di stile che ha avuto Denise, perché ha deciso di rielaborare tutti i mobili che lei ha ereditato, anche suo marito, in questi anni, e renderli perfetti per questo nuovo progetto. Lei ha già un centro estetico, ma si vuole spostare, si sta rifacendo completamente il trucco per stare in tema, e quindi ha voluto, diciamo, dare un carattere completamente differente. Infatti stiamo già lavorando anche con Giorgia ai muri, alle carte da parati, a tutto quello che c'è lì dentro, quindi è tutto made in Magic Paint, e anche i mobili devono essere perfetti per questi ambienti. Quindi colgo l'occasione per dirvi che sarà in una stanza che ha tutto dark sand, quindi soffitti, 2 pareti dark sand, più 2 carte da parati molto belle, messe in contrapposizione, che adesso vi faccio vedere. Una è lei, bellissima, una floreale che ha anche degli uccellini, pappagallini molto molto particolari, con dei toni caldi. Sta veramente bene in abbinamento al dark sand wall, perché la rinfresca ancora di più. E una parete è con questo tartan meraviglioso. In effetti uno non ci pensa, ma sta veramente bene. E sapete da cosa si può facilmente capire cosa abbinare a una carta così bella come questa, con motivi floreali, flora e fauna? Si capisce perché la collezione in realtà è già creata per essere in abbinamento. Infatti su questa carta ci sono altre tonalità, c'è ottanio, c'è rosa, c'è bianca, e ci sono appunto le tonalità in tartan da abbinare. Quindi noi avremo 2 pareti molto particolari di fronte a questo mobile, una tutta floreale e una in tartan. Quindi partiamo! Questo marmo adesso deve essere rincollato, però dovete sempre pensare a una variabile. Se ci fosse qui un bravo marmista, probabilmente farebbe un'insenatura dietro, metterebbe un innesto con un marmo e incollerebbe con delle paste che sono diciamo studiate su misura. Qua però la difficoltà è, oltre che io non sono una marmista, sono Elisa, anche che viene incollato per essere fermo su una parte lignea superficiale, quindi che sta ai lati e che si muoverà, perché comunque il legno sapete che è labile, in base alla secchezza dell'aria o all'umidità tende a dilatarsi e a restringersi. Quindi è importante anche capire che bisogna mettere un collante dietro queste lastre di marmo che permetta appunto questa dilatazione senza che il marmo si rompa di nuovo. Quindi io userò il silicone per farlo aderire alla parte retrostante. Tolgo ancora questa parte qui delicatamente e ovviamente ripulisco bene il tutto, c'è un po' di polverina data dal tempo, e dopodiché con il mio silicone andrò a mettere le lastre fissandole ai lati, e poi cercherò di capire se voglio mimetizzare la rottura o esaltarla. Questo lo capiremo più tardi. Io di silicone ne metto veramente poco, perché in realtà questo mobile, come molti mobili dell'epoca, non sono stati studiati con un incollaggio o dei chiodi, sono stati studiati a incastro. Questo proprio perché muovendosi il legno non porta a crepare legno e marmo. Però qui io devo andare a riparare dei danni e devo essere anche sicura che comunque in futuro non si sposti, quindi metto pochissimo silicone dietro le barre. Infatti le ho tolte tutte e ora vado a ricostruire. Continuiamo anche sugli altri pezzi. Mi fermo un po' prima perché qui
c'è la seconda parte spezzata. Ecco qua. Schiaccio bene e magari metto anche una morsa tra poco, così fa bene adesione. Ora che sono tutti ben incastrati, io prendo 2 pezzi di legno, li metto uno qui a chiusura e uno qui a chiusura e con delle morse vado a fermare perfettamente, anche dagli altri lati. In questo modo sono sicura che il silicone farà ben pressione con il marmo e non si muove più. Però è anche vero che il marmo lo lascia comunque dilatare perché è il suo lavoro. Faccio anche togliermi subito l'impiccio delle maniglie, perché? Perché in realtà hanno una bronzatura anche piuttosto bella, fatta bene, e sono già carine, non sono particolarmente sporche. Quindi prendo la mia matassina di lana d'acciaio, un po' di olio jasmine, qualche goccina e le porto alla lucidatura manuale, piano piano. Come vedete qua ce n'è una che ha già visto un po' di lana d'acciaio e olio, non è ancora perfetta perché la voglio ancora passare un po'. Però con questo metodo, se l'ossidatura non è troppa, se la maniglia non è troppo sporca, si riesce a ottenere un risultato veramente molto piacevole. Guardate. Chiaro che se la metto in aceto e sale vado a togliere ancora più ossidatura del tempo, ma in realtà a me piace molto il colore che sta venendo fuori. Non voglio che diventi perfetta, voglio che comunque sia vintage, ma più luminosa di quello che è. Quindi le lucido tutte e poi le metto da parte per rimontarle più tardi. Il colore definitivo non sarà ovviamente dark sand, ma prima voglio dare una base. Perché? Perché appunto 3 muri sono dark sand e dopo voglio anche alleggerire con un leggero décapé il colore che sceglierò. Quindi parto dalla base, dal colore più chiaro che poi verrà fuori in alcuni punti. Uso sia il pennello a punta, numero 4, che è un pennello che va veramente dappertutto e mi serve perché in questo momento ho molti fregi, che è un pennello Elizabeth, un pennello che aiuta molto a coprire e non avere troppi segni. Sto pennello è veramente un portento perché con pochissimi sforzi, non vi dovete far male al polso, va in profondità, va a togliere tutti i problemi che ci sono quando c'è un mobile molto lavorato, quindi si va magari un pochettino più carichi nei punti in cui ci sono tanti fregi, tante incostonature e si picchietta, si lavora la superficie. Dopodiché si liscia, come vedete io i bordi ho già messo il nastro carta in modo da non andare a sporcare poi le guide. Potete fare movimenti circolari, potete picchiettare. Ci sono 1000 metodologie da attuare per non far fatica. Una cosa che mi sta sempre molto a cuore è darvi però i trucchi e i metodi per non avere poi i polsi, diciamo, appesantiti dopo il restyling, perché non sembra, ma quando una persona va a lavorare per molte ore con il pennello, sicuramente poi a fine giornata si è stanchi. Ora io faccio ancora i bordini. Ovviamente la prima mano, ricordate sempre che è una copertura totale della base. Faccio anche i laterali in modo che sia tutto quanto bello rifinito. Qua ci sono le codine di rondine, quindi ci fa capire che comunque un centinaio di anni questo mobiletto ce li ha. Ecco qua, anche i miei laterali e poi continuo su tutto il mobile. Darò sicuramente una mano di dark sand, non di più, perché non serve, perché non è quello che io voglio ottenere, appunto un colore uniforme, però mi aiuterà moltissimo ad avere una base chiara, neutra, che verrà fuori alla fine. Io adoro questi progetti su misura, perché? Perché a volte li vedo ai miei eventi, li vedo magari qua nei negozi e mi dite: Elisa, tu come lo faresti? Io non parto mai dal mio gusto personale o da quello che può piacere sulla vita a voi, perché le cose più fondamentali sono sempre valutare me, il colore del pareti, il pavimento e eventuali effetti decorativi che ci sono in questa stanza.
Qua giriamo facile perché il centro estetico Denise ha avuto un'impronta molto particolare e su una parete è stata messa questa carta. Sull'altra, una parete di adiacente, è stata messa una carta con lo tartan della stessa proiezione di questa, che però è completamente differente, ha le stesse tonalità ma è tartan. È molto bello il binomio della flora e della fauna legata alla simmetria del tartan, però Denise ha detto questo mobile mi piacerebbe moltissimo che avesse la tonalità di questo uccello qui. Che non lo vedete, l'ho imbozzato con la testa alzata perché l'altra parte ovviamente deve essere messa a lato e ci sarà la testolina che viene fatta combaciare. Però non ci puoi vedere nel suo ambiente naturale alla fine quando poi andiamo a portare il copier nel suo logo di destinazione. Quindi la richiesta della committente in questo caso è ottenere un colore molto simile a questo, in modo che la parete che ospita questo mobile, che è frontale alla carta apparati, abbia questo binocchio. Ovviamente utilizzerò questa carta, questo piccolo mentro che è avanzato per decorare i laterali. Mi piacerebbe molto mettere nei due rettangoli ci sono i dati e quindi un po' più tardi, però il colore principale di tutto il mobile deve essere di questo verde. Quindi ora un po' di pazienza e andiamo a creare il colore dell'uccello povero di Lisa. Metto l'olivia che come tonalità si avvicina già tantissimo a quella che è la tonalità scelta da Lisa, ma lo voglio leggermente modificare aggiungendo un goccino di Heritage che lo renda ancora più particolare, ma ne metto come poco, è una punta di K. E poi devo mettere anche una canetina di gliolino perché lo va leggermente a freddare, lo rende un pelino più moderno. Vedete che è proprio pochissima la diversità tra i colori origine, che è lui, che è leggermente più vibrante, e il colore ora è leggermente più freddo. Se vedete è più muschiato, più freddo, invece lui nella sua naturalezza è più vibrante. Abbiamo spento un pochino. Ora sono conta, mi piace, lo vado ad avvicinare all'idea iniziale e faccio lui. Ovviamente cambierà ancora una volta che asciuga, perché adesso il colore magnato, poi una volta che asciuga cambia ancora, però vado a dipingere tutto il mobile con questa tonalità, prima di fare i pedifiti decorativi. Il colore copre veramente molto molto bene e io darò 2 mani piene, anche se poi sugli lati farò un leggero décapé e in alcuni punti farò venire fuori un po' di bianco. Ho proprio piacere di avere una tonalità piena i cubi e quindi è fondamentale per me andare a coprire con 2 mani di colore. Vai, occhio a non fare gocce, occhio a usare il pennello in un modo giusto e andiamo a coprire tutto. Il colore ovviamente basta anche per la seconda mano, guardate, anche perché rende tantissimo, e io con la mia fidata tazza di Peppa Pig giro prima di dare la seconda mano e ho cambiato pennello, ho usato l'Elizabeth perché mi piace tanto. La stesura dell'Elizabeth è molto corposa perché ha un serbatoio più grande all'interno, trattiene più colore ovviamente rispetto al pennello 30, che solitamente è un pennello che usiamo per fare delle piccole superfici. Io però, avendolo già usato per girare il colore, l'ho tenuto per rifinire il tutto. La seconda tonalità stesa unifica la prima, guardate che bello, è bello, corposo, pieno, totalizzante. Tolgo solamente all'interno dei freggini un po' di accumulo, liscio e via. Continuo su tutto il mobile. I miei laterali misurano una larghezza per ciascuno, perché sono 2 da un lato e 2 dall'altro, 17,5 per 59. 17,5 la larghezza, 59 l'altezza. Io misuro il contrario e sicuramente una mandata mi basta, però siccome voglio che nei 2 riquadri il disegno continui, anche se è diviso dalla barra di legno, lo faccio al contrario, così quando taglio poi dopo lo organizzo per bene in base al riquadro. Quindi prendo il mio
rotolo di carta avanzato dal muro, lo giro e ora misuro. Io ho questa bella riga in ferro che mi aiuta sempre, quindi io faccio 2 segni da 17,5 e poi 59. Ora taglio con il cutter e cerco di essere bella precisa. In questo barattolo di recupero della cera Jasmine ci ho messo un po' di polvere di colla, Saratoga e l'acqua. Perché l'ho fatta in questo barattolo? Perché se poi l'avanzo, chiudo e si conserva. Quindi non vado a metterla in secchielli o altro. Se non avete un barattolo di recupero della cera come il mio, usate anche un barattolo di vetro, di quelli delle conserve. In questo modo, tutte le volte che poi ci occorre avere un po' di colla per far aderire anche semplicemente un po' di carta da parati dentro a un cassetto, ce l'abbiamo già pronta, non bisogna farla. La colla per la carta da parati è perfetta anche per incollare la carta da parati sui mobili. E questo perché? Perché non macchia. Vedete, io ora sto andando col pennello anche sul mobile. Se io dopo voglio ovviamente pulire, mi basterà prendere un panno in microfibra, inumidito, lo passo sulle parti colorate e va via tutto. Io ora la metto un pochettino più abbondante perché non la metto solo sulla carta, la metto qua direttamente sul mobile. Prendo il primo foglio e faccio attenzione a non invertirli, andranno messi così, quindi questo va a sinistra e questo va a destra. Parto da sopra, centrale, lo faccio aderire bene. Ricordate che spesso i nostri mobili di recupero non sono drittissimi, perché ovviamente il legno negli anni si può essere mosso, quindi ricordatevi sempre che per quanto voi possiate prendere le misure alla perfezione, non è detto che poi siano perfetti. Ecco qua. Ora io con la mia spatola liscio cerco di far uscire tutte le bolle che eventualmente si possono essere create. Ecco qua. Soprattutto faccio aderire bene nei bordi perché non vorrei che per mancanza di colla non prenda bene, e poi con un pannettino in microfibra umido passo su tutta la carta. Questo è un passaggio importante perché in realtà sul mobile il fatto che io passi uno straccetto umido aiuta ancora di più a far aderire al meglio la carta. E voilà. Ricordate sempre che le nostre carte da parati sono anche lavabili. Questa per esempio si può spolverare con un panno, se però prendete quelle viniliche sono altamente lavabili. Io so che questo mobile sta diventando particolarmente in chiave moderna, l'utilizzo della carta da parati è svecchiato moltissimo, questo colore sarà molto contemporaneo, ma io non posso non tener conto della storicità del mobile e a me questi intagli comunque piacciono. Quindi con il Rocher, che è uguale al colore di fondo che c'è nella carta da parati, vado a fare dei decori e a mettere in rilievo gli intagli. Uso un pennello a punta, in questo momento sto usando il punta 3, ma mi tengo vicino anche un pennellino a punta piatta. Sono il set di pennellini a punta e il pennellino a punta piatta, questo qua è il 7. Con poco colore, quindi con poco Rocher, vado a lavorare la parte interna della foglia. Non mi fermerò qui ovviamente perché poi andrò a fare anche un décapé e a lavorare molto la superficie per portare ovviamente all'aria aperta tutto il fondo, tutto quello che io prima ho colorato con il colore chiaro. Però mi piace il fatto di dare respiro a questa decorazione antica. Qui io vado a riempire tutta la parte centrale perché più tardi farò il décapé. Cosa vuol dire? Che in alcuni punti verrà fuori la parte più chiara, più bianca, e quindi è importante per me colorare tutto, soprattutto la parte del fondo che altrimenti rimarrebbe completamente coperta.
Ho steso il colore in modo molto approssimativo perché a me non interessa essere precisa in questo momento, a me interessa coprire tutta la superficie che ha il decoro per poi fare l'ennesima tecnica. Ho preso una spugna liscia superfici e ora piano piano, inserendo il dito qua in una piega, vado a carteggiare delicatamente. Questo a me serve, portare in esterno il decoro. Vedete che verrà fuori una specie di sfumatura data dalla tonalità che viene delicatamente carteggiata. È un effetto molto semplice da ottenere, ma ti porta fuori tutto il disegno. Guardate, asportando la polvere con un panno, come diventa. Questo è l'effetto finale che voglio ottenere, quindi delicatamente usurato e far vedere tutti gli intagli. Guardate. Vado sulla foglia, piano piano, delicatamente, anche qua sul ricciolino, continuo sulla margherita. E ora, pulendo, viene fuori il disegno. Possiamo andare poi a rifinire delicatamente in alcuni punti quando abbiamo sportato la polvere, poi li vediamo e cercheremo sicuramente di essere più precisi. Questo è un bel metodo per far venire fuori gli intagli anche se in modo delicato e non troppo netto e preciso. Non stava bene un colore netto, ora che è leggermente decapato e più sfumato, secondo me è più elegante. Passiamo al decapé su tutta la struttura. Ricordate il trucchettino per non far volare polvere e non far fatica. Panno umido in microfibra, andiamo a inumidire la superficie, così la polvere non vola, rendo un po' più labile la pittura e con una spugna abrasiva coloro decapando i bordi. Ovviamente io in questo caso, avendo messo sotto un colore chiaro, avrò sicuramente un bordino anche chiaro. E ricordate sempre che la spugna abrasiva troppo grezza graffia anche, quindi prediligete per le parti più lisce una spugna abrasiva o fine o media. Non deve essere molto evidente il mio decapé perché comunque voglio che sia molto evidente il colore di fondo verde che ho scelto, però lo voglio utilizzare comunque per portare leggermente in rilievo le lavorazioni del mobile. Per vedere se siamo a posto bisogna enfatizzare ancora di più dei capè, panno in microfibra. Questo è il risultato. Come vedete quando è impolverato sembra che abbiamo grattato chissà quanto, quando togliamo la polvere invece il risultato è questo. Quindi potete decidere voi se enfatizzarlo ancora, così. Piano piano controllate e vedete come cambia. Quindi gestite voi il decapé come meglio credete. La scelta del protettivo non deve sempre essere univoca, nel senso non deve sempre essere alta usura, protettivo, bassa usura, cera. Perlomeno non sempre, perché per esempio io da anni vi dico che ho i tavoli di casa protetti a cera, protetti a olio, eppure ho 3 bambini in casa e nonostante tutto sono sempre perfetti. Quindi quello che vi consiglio è, oltre che valutare bene il tipo di protezione in base all'usura, su una cucina è ovvio che si può mettere solo protettivo, non certo la cera, valutatelo anche in base allo stile del mobile, allo stile del restyling. È importante perché se su questo mobile oggi io andassi a mettere un protettivo lucido, deturperei un po' lo stile che ho voluto dare. Quindi il ricordo di quello che è la sua romanticità un po' francese, che è venuta fuori con questo décapé dove ci sono i colori misti, olivia e il chiaro, il bucolico, con un protettivo lucido sarebbe completamente rovinato. Quindi io oggi uso l'opaco. Perché? Certo, va in un centro estetico, Denise ci appoggerà comunque oli, creme e farà tutto quello che deve fare, però deve essere lavabile perché dal punto di vista sanitario deve essere lavabile. Quindi io oggi metto il protettivo opaco perché renderà la superficie uguale a come ora, quindi sarà completamente inesistente anche se proteggerà molto e sarà molto vellutato anche al tatto. Una cosa che vi invito però a fare dopo aver fatto il décapé è toccare il mobile, passarci la mano perché la texture è veramente molto bella, vero Franco? Culetto di un bambino. Quindi
Pennello Elizabeth, che è perfetto sia per stendere la pittura che per stendere il protettivo, è un ottimo pennello. Ho già diluito bene il mio protettivo perché non è un barattolo nuovo, l'avevo già usato, e inizio a stendere la protezione su tutta la superficie, tutta la parte verniciata ovviamente, non vado sul marmo. E guardate qua il colore come diventa nel momento in cui io lo proteggo. Bello, tonificato, un pelino più vivo, perché ovviamente quando i colori sono decapati vengono stressati, vengono ovviamente frizionati e diventano più chiari, ma nel momento in cui tu vai a passare il protettivo lo vivifichi, lo proteggi e quando asciuga rimane esattamente così. Quindi rimane come poco tempo fa quando abbiamo carteggiato e passato la spugna per togliere via la polvere e si è vista una tonalità leggermente più scura. Quella è la tonalità del colore nel momento in cui viene protetta. Ora che questa toilette è protetta ed è asciutta, è un velluto unico, è assurdo perché già la levigatura per il décapé ha reso la superficie molto liscia, la finitura col protettivo opaco che tu non vedi rende tutto veramente perfetto. Ricordate che se siete un pochettino alle prime armi, il protettivo opaco per voi sarà ancora più facile. Perché? Perché anche se non stendete benissimo il colore, non avrete un protettivo lucido satinato che magari vi mette in rilievo qualche pennellata non troppo perfetta. L'opacità rende tutto perfetto, quindi ricordatevi, se non avete ancora avuto magari tanta possibilità di diventare molto manuali, con questo protettivo è tutto molto facile. Ora, olio jasmine, matassina, lana d'acciaio, ne ho già un pezzo strappato. Io uso quella più fine e vado a lucidare un pochettino il marmo. Ricordiamo che questa è una lucidatura superficiale, non sto usando un macchinario professionale di un marmista per andare a lucidarlo. Ne varrebbe la pena? Forse sì, ma sarebbe un costo che si aggira intorno alle 60-70 euro. In questo momento noi non lo facciamo, ma vi basterà semplicemente nel futuro continuare a ripassare l'olio. Ve lo renderà sempre molto sigillato e protetto, quindi sarà sempre perfetto al tatto e alla vista. Un po' di olio qua in un angolino, guardate che anche se lo vedete ambrato non tinge, e vado delicatamente a massaggiare il mio marmo. Se riuscite poi anche a massaggiarlo seguendo la lunghezza è ancora meglio. Ricordate che questo passaggio va anche a togliere eventuali sporcature di grasso, macchie. Ho deciso di lasciarlo così e di non far diventare la crepa dorata perché si vede molto poco. Comunque mi piace, ha comunque i suoi anni, abbiamo fatto un effetto molto country, molto diciamo provenzale su questa toilette, quindi secondo me non sta male anche se si vede la crepa del legno che ha i suoi anni. Ora lo massaggio per bene con la lana d'acciaio, poi passo il panno di cotone, un vecchio panno di cotone, e vi faccio vedere come diventa bello lucido. Stracettino e massaggio bene il marmo. Se in alcuni punti, come qua, notate delle macchie, ricordatevi che vanno via con la nostra lana d'acciaio, perché magari sono semplicemente delle macchie di sporcatura. Così, guardate, visto che non c'è più, anche qua in alcuni punti magari avete delle ammaccature, ricordatevi che vanno via con la lana d'acciaio. Qua c'è dello vecchio scotch addirittura. Togliamolo e lucidiamo. Tutto diventa perfetto. Massaggio bene, cercando di lucidare al massimo il più possibile questo marmo. E sarà anche idrorepellente e protettivo, oltre che lucidante. Ora vado a mettere questa bella toilette nella sua posizione finale, vi faccio vedere come sta con la parete dark sand, come sta con le sue carte da parati mixate sui muri, e mi direte se vi piace. A dopo. Anche questo restyling è finito ed è il primo di una lunga serie che vedrete qua dentro. Ora però io e Franco faremo una cosa che non facciamo mai, vero Franco? Vi faremo vedere in esclusiva tutti gli ambienti, quindi vi verrà l'acquolina in bocca e vedremo se avrete voglia poi di vedere gli altri tutorial che sono già stati fatti ovviamente in tutti gli ambienti perché stiamo consegnando il centro estetico a Denise,
e vi verrà l'acquolina in bocca, no? Di andare a vedere tutti i singoli tutorial perché avete visto lo spoiler in anticipo. Quindi questa cosa qua è un po' strana, non la facciamo mai. Questa è una saletta che Denise dedicherà alle prove trucco e al trucco vero e proprio, quindi quando c'è una sposa che vuole truccarsi oppure una persona che si fa truccare per un evento. Quindi in realtà è molto importante perché serve la luce giusta, deve essere luminosa, ma deve essere anche una luce giusta, né troppo gialla né troppo bianca, perché non deve falsare il colore del viso. Sono felicissima che lei abbia scelto un mobile di questo tipo, perché a parer mio è molto più importante un mobile antico su cui si è fatto un restauro o un restyling per un evento di questo tipo, piuttosto che un mobile nuovo. Qua c'è una storia, c'è uno studio e c'è il calore del fatto a mano, e a me piace tantissimo questa cosa. Sono felice di aver scelto l'Olivia e di andare in composizione a questa carta da parati che c'è sui laterali, perché secondo me sta veramente molto bene. Lei ha scelto questo tipo di colore perché va abbinata alla carta da parati che c'è sull'altra parete. Ora vi saluto e vi faccio vedere i dettagli di tutto il centro estetico. Andiamo di là. Questa è la bellissima carta da parati che, come vedete, applicata e stupenda, che abbiamo messo sulla nostra bellissima petineuse ed è collegata a questa carta da parati della stessa collezione. Come vedete la combinazione è pazzesca perché sono due stili completamente differenti, ma quanto stanno bene insieme? Inoltre tutta la stanza è stata ritoccata con dark sand, sia le pareti con dark sand wall che i mobili. Questi qua erano color noce scuro e li abbiamo dipinti con il rullo, dark sand in purezza e protezione con protettivo opaco, sia lui che il mobile che c'è qui davanti. Tutto made in casa Magic Paint. Ma andiamo a vedere le altre stanze. Questo bellissimo angolo ho voluto arricchirlo con una carta da parati stupenda che trovate sempre sul sito easyrom.com e ovviamente è un pannello che riproduce un paesaggio bucolico su sfondo dorato abbinato al soffitto che ha Cherie Magic Wall. Sta benissimo perché prende questo punto di rosso che c'è su questo fiore e ovviamente il resto delle pareti sono sempre Magic Wall Dark Sand. Continuiamo. In questa saletta verranno fatte le mani. Qua abbiamo messo la carta da parati a soffitto, tutto Magic Wall e Dark Sand. Questo qui sarà in un tutorial che vedete nelle prossime settimane. Molto molto carino e dovete guardarlo questo tutorial perché sembra semplice ma è pieno di chicche e di linee guida importantissime. Andiamo in un'altra stanza. E questo corridoio invece è fatto tutto con Magic Wall Pepper Blue, ma proprio tutto. Qua con me ha collaborato anche Giorgia alla realizzazione del centro estetico e questi progetti li ha studiati anche lei con me. Qui ci sarà un LED che verrà messo spero tra poco perché tra un po' apriamo e andrà ad illuminare il soffitto. Abbiamo voluto ricreare questo corridoio che è una scatola blu che ci porta alla sala massaggio che è in fondo e adesso andiamo a vederla. In anteprima, qui sono stati applicati dei listelli che hanno decorato questa parete, sempre tono su tono, sempre pepper blu e io e Franco ci siamo fatti un bel fondello qua perché abbiamo tagliato e applicato questi punti focali in legno per decorare la parete drittissimi. È stato molto molto facile ed è d'impatto, vero Franco? Ti sei divertito? Andiamo nella sala massaggio. E finalmente questa bellissima sala massaggio. Questa carta da parati l'ha scelta Denise e io la adoro, in realtà la vorrei mettere anche in casa mia, chissà se trovo il posto. Anche lei, come la carta dorata che abbiamo visto prima, rappresenta un paesaggio bucolico sui toni del blu. Abbiamo scelto lei perché tutto qua dentro doveva essere pepper blu, è diciamo un continuativo del corridoio. Ci fa entrare in un posto molto rilassante perché qua la luce non serve, qua si fanno i massaggi ed è giusto che ci sia una luce molto rilassante, molto tenue. Qua tutti i mobili, anche di recupero, sono stati colorati con Magic Paint Pepper Blue, come questi due vecchi mobili che erano color legno. Le mensole le abbiamo messe nuove, sono Pepper Blue e ovviamente anche tutte le pareti, tutti gli incavi, tutto è Pepper Blue. Di questa poltroncina vi parlerò più tardi perché vedrete anche le gemelle e questa bellissima cassettiera è stata trasformata. È diventata un mobile lavabo e sono i progetti che io adoro di più perché dall'utile al dilettevole veramente qua non ci si ferma mai. Abbiamo fatto i buchi, è stato messo il lavandino e il rubinetto, quindi è il mobile di recupero per antonomasia e mi sono divertita applicando la carta da parati sui cassetti, pepper blu in purezza, marron glacé sulla parte superiore, uno stencil che vedrete poi rappresentato anche in altri punti dello studio e sicuramente la cosa più particolare è che qui abbiamo dipinto sulla carta da parati perché volevo che ci fosse questo effetto non di scrostatura ma di pittura che andava a mangiare la carta da parati. Mi piace tantissimo. Anche gli altri mobili sono stati recuperati come questa console, la classica console anni 70, su cui è stato messo un fregio della Voodoo Band e la vedrete anche in diretta perché abbiamo fatto una diretta con questo piccolo mobile e abbiamo fatto vedere come si fa. E qui, dulcis in fundo, due comodini che erano accoppiati alla cassettiera
sono stati fatti diventare un mobile unico. Abbiamo tagliato questa parte, tolta ma non buttata, la teniamo da parte, tolto le gambine e sono stati incollati. In questo modo gli sportelli faranno tranquillamente posto a tantissima roba utile. C'è un appoggio molto comodo perché qui in mezzo verrà poi messo un lettino da massaggio e quindi serve sempre. Infatti Denise ha già messo sopra un vetro in modo che non venga poi rovinato magari da oli essenziali o da basi alcoliche, e quindi molto utile mettere sempre i vetri quando si ha un centro estetico dove si fanno le unghie, lo smalto o altro, perché ricordatevi sempre il solvente toglie via la vernice. E quindi anche due comodini che non avevano nessun tipo di connotazione qua dentro sono stati utilizzati per uno scopo molto utile. Ma ci sono ancora 3 stanze, Franco, ancora 3. Le facciamo vedere? Andiamo. Questa potrebbe essere la sala delle torture, ma non ne sono certa. Perché vi dico così? Perché c'è il lettino e qua si fanno le cerette. Comunque, parete stupenda che adoro fortemente, con la stessa carta da parati, vedrete qui e vedrete anche nell'altra stanza. C'è sempre questo binomio dove si è messa la stessa carta floreale con la carta a quadri. E lo adoro questo mix della stessa collezione, perché qua sono scuri, di là erano chiari, ma stanno troppo bene. Questo mobile è un recupero pazzesco perché abbiamo dovuto togliere le vecchie zampone di questo mobile anni 60-70 che erano messe qui. Abbiamo tolto questo pezzo che era qua dietro come alzata, l'abbiamo messo come sostegno. Qui è stato applicato un fregio View to Bend per mascherare. Le gambe sono state applicate da noi perché Denise voleva un'altezza più elevata, e anche qua è stato messo un lavandino perché lei voleva che questo mobile diventasse utile. Quindi in una sola stanza abbiamo il mobile e il lavandino per sciacquarsi le mani all'occorrenza. Tanto spazio per i prodotti più importanti, quindi qua può mettere prodotti in esposizione, sottoprodotti di utilità, e questo è il classico mobilaccio che solitamente noi buttiamo. Occhio però, perché qua c'è la genialata. Il pannello ora lo vedete liscio, ma non era liscio, era così, c'era questo disegno. Ovviamente noi cosa facciamo? Andiamo a fare un altro pannello per cambiarlo? No! Abbiamo semplicemente tolto i rigolini, girato il pannello e utilizzato la parte liscia, perché a noi piaceva liscia, essenziale. Mi piace tantissimo, e qui vedrete lo specchio che poi sarà in un tutorial che dovete ancora vedere. È il mobile di questo tutorial però nell'altra stanza. Un pasticcio, insomma. Andiamo a vedere l'altra sala delle torture. Non è la stanza di prima, giuro è diversa, però anche qui abbiamo messo le stesse carte e ovviamente tutto è stato dipinto con Magic Wall Dark Sand. Questa bellissima console, che ora è bellissima, la vedrete fra qualche settimana in un tutorial e scoprirete tutto quello che ci abbiamo fatto sopra per farla diventare così. Uno spoiler, qua c'erano 2 tritoni tremendi. Nell'ultima stanza, ma forse una delle mie preferite, e adesso vi spiego perché. E ve lo devo spiegare perché questa è la mia stanza preferita. Qui tutto è stato studiato sul carattere di Denise. Lei è partita dicendo a me, Giorgia, che lei non voleva vedere il blu. No, io preferisco il verde, il blu non mi piace. È tutto blu. Questo perché si è innamorata del pepper blu, si è innamorato di questo tono profondo e vogliamo portarlo in tutto quello che c'è in questo centro estetico. Come vedete ha comandato la stanza questa bellissima carta da parati che è vinilica, è lavabile, è resistente, toglie via molte imperfezioni delle pareti, quindi ve la consiglio se avete dei muri non perfetti. E la cosa più bella è che se tu la guardi al bagliore della luce diventa anche brillante, quindi una carta veramente pazzesca. Da lei, che ha comandato il restyling, abbiamo deciso poi di mettere i complementi con i mandala su tanti mobili che avete visto in giro, perché spesso anche nelle altre stanze avete visto che c'è spesso uno stencil col mandala riproposto su mobili e su altri complementi. Tutta questa parete verrà fatta vedere in un tutorial tra qualche settimana, e una delle cose più importanti è questa. È stata fatta tutta la parete con una matricità particolare usando terra magica, e poi ho applicato sopra ancora degli stencil. Perché? Perché è stata scelta in secondo ordine la carta, e quando abbiamo messo la carta ho poi applicato gli stencil. Ovviamente li ho fatti nello stesso modo con cui ho fatto la base della parete. In questa stanza vedete anche tutto dark sand, sempre wall, sulle pareti, vedete dei complementi che sono pepper blu, e questi piccoli mobili erano bianchi prima. Sì, vedete anche il divano e la poltrona gemella di quella che abbiamo visto di là, e sì, li ho colorati, ma di questo non vi farò mai tutorial perché sappiate che il tessuto è una cosa troppo ostica da spiegare, troppo. Quel quadro bellissimo raffigura il viso di Denise e spero che qua dentro si trovi molto bene in tutti gli anni che verrà e in cui vi accoglierà nel suo centro estetico. E come ultima cosa, la cassa. Questo sarà uno
dei mobili più usati qua dentro. Lei ha piacere di mettere sopra un vetro, io comunque ho messo sopra 2 mani di protettivo opaco, prima era color legno fotografato, non era molto carina, ma vi assicuro che adesso resisterà tanti anni. Nulla, vi saluto e non mi perdete i tutorial delle prossime settimane perché vi faccio vedere un sacco di cose. Ciao!